Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io, come sempre, sono Daniku94 del Crash Bandicoot Zone. Oggi parlerò di una serie che mi sta molto a cuore, al pari di Crash e di Spyro. Sto parlando, ovviamente, di Klonoa. Come sempre, prima di iniziare, vi consiglio di iscrivervi al canale e di spuntare la campanellina. Se invece l'avete già fatto, ignorate pure questo passaggio e andate avanti col video. Quello di cui tratteremo oggi è Klonoa in tutto e per tutto. Faremo un lungo viaggio in cui parleremo di tutta quanta la serie, compresi i giochi principali, spin-off e altri media. Andremo a vedere lo sviluppo dietro il gioco originale, Door to Phantomile, e proverò a spiegarvi il significato che questa serie ha per me ed ha sempre avuto, sin dalla più tenera età. Detto questo, buona visione! Klonoa Door to Phantomile fu diretto da Hideo Yoshizawa e rappresentava il suo 10° progetto. Il gioco ha origine da un progetto proposto dallo stesso Yoshizawa. Il concept infatti prevedeva una storia seriosa, incentrata sui robot con il tema di antiche rovine. Alla fine l'idea fu abbandonata e fu adottata una storia più divertente. Yoshizawa era insoddisfatto del modo in cui molti sviluppatori non dessero priorità alla narrativa e voleva creare un gioco più cinematografico. Tsuyoshi Kobayashi, il progettista principale, concepì il gameplay del gioco. Ha sviluppato l'idea di un gioco d'azione dal ritmo incalzante, in cui il personaggio potesse muoversi ed essere attaccato mentre sfruttava un nemico. Klonoa e gli altri personaggi furono disegnati da Yoshihiko Arai. Il primo disegno di Arai, Shady, aveva un aspetto simile ad un'ombra, tuttavia ha ritenuto che la mancanza di colore non fosse gradevole e ha abbandonato il design. Il suo disegno successivo è stato creato con occhi da gatto ed orecchie lunghe, poiché Arai riteneva che gli occhi e la silhouette di una persona fossero le caratteristiche che si notano quando la si incontra per la prima volta. Aggiunse un grande cappello e una collana per dare al personaggio una qualità infantile ed energica. Questo design fu mantenuto e utilizzato per Klonoa. Un aspetto ricorrente di questi disegni è la figura di Pac-Man sul cappello. Namco riteneva che il gioco sarebbe stato appetibile per un vasto pubblico, pensando che gli elementi simili all'avventura sarebbero stati piacevoli per i bambini e che i colpi di scena emotivi sarebbero stati apprezzati dagli adulti. Yoshizawa ha progettato la storia utilizzando i sogni come concetto importante. L'idea che mi è venuta è che quando capita di fare un sogno, ma lo si dimentica non appena ci si sveglia, allora vuol dire che il sogno è volato via, è andato a finire da qualche parte. Almeno così è come immagino io. E allora ho pensato, chissà dov'è che volano i sogni? E se magari ci fosse un posto dove vanno a radunarsi tutti i sogni che la gente perde quando si sveglia? I personaggi e l'ambientazione sono stati implementati con cose che Yoshizawa ha ritenuto potessero apparire nei sogni di chiunque, con fasi che appaiono come sogni piacevoli e altre come incubi. Quello che abbiamo provato a creare è un mondo fantastico in cui la gente possa riconoscere quello che vede nei propri sogni. Fu così che, l'11 dicembre 1997, uscì Klonoa Door to Phantomile in Giappone. Klonoa narra la dolce avventura di un gatto antropomorfo dalle lunghe orecchie, Klonoa appunto, e del suo amico Yupo, una sorta di spirito all'interno di un anello gigante che Klonoa trovò mentre passeggiava per i campi. Quando però l'ordine del mondo sta per sgretolarsi per colpa di Gradius, un essere di pura malvagità che ha rapito la musa Lefisa, i due intraprendono un lungo viaggio per salvare non solo la ragazza, ma il mondo intero per come lo conoscono. Il gioco è un incredibile platform 2.5D con elementi puzzle. Mentre i personaggi sono sprites basati su modelli pre-renderizzati, gli ambienti sono completamente in 3D. E questo porta gli sviluppatori a giocare su più piani di prospettiva, portando la telecamera in diverse angolazioni, per far respirare il giocatore in uno spazio che sembra vasto quando, in realtà, è su binari. Il gioco è diviso in livelli chiamati visioni, in cui il giocatore avanza seguendo un percorso con nemici controllabili dal computer ed enigmi da risolvere. Alla fine di alcuni livelli il giocatore deve sconfiggere un boss. Si possono sconfiggere i nemici utilizzando l'arma di Klonoa, l'anello del vento, un anello che spara una raffica di vento chiamata appunto proiettile del vento. Se questo proiettile colpisce un nemico, Klonoa lo solleva sopra la sua testa. Da questa posizione può scagliare il nemico contro un altro per sconfiggerlo, oppure usarlo per eseguire un doppio salto che consente di raggiungere nuove posizioni.
Se il giocatore tiene premuto il pulsante di salto, Klonoa fluttua a mezz'aria per un breve periodo, sbattendo le orecchie, aumentando così la lunghezza del salto. Elementi ambientali come piccoli tornado e trampolini lanciano Klonoa in alto o in avanti, permettendo al giocatore di superare gli ostacoli. Tutti i boss sono modelli poligonali e questo porta acqua al mulino dell'esperienza del gioco, che ha dalla sua una fluidità incredibile. Klonoa è un gioco piacevolissimo da giocare di fretta, perché, nonostante a volte pecchi di scivoloni che potrebbero farlo cadere, il personaggio è manovrabilissimo e chiunque sarebbe capace di gestire una tale velocità e atleticità tra un salto e l'altro. Non è roba da tutti, infatti, fare un gioco che è sia accessibile che ingegnoso allo stesso tempo. E credo che chi abbia giocato Door to Phantomile capisca ciò che intendo. Questo gioco ti dà la sensazione di avere il controllo totale del personaggio e di tutte le sue mosse e ti permette, tramite l'istinto, di rischiare nelle sezioni platforming. Questa è una delle caratteristiche intrinseche della serie che verrà portata avanti per tutti i giochi. Ciò che colpisce di Klonoa è però la trama. Inizia tutto come una tranquilla storiella d'avventura, per poi rivelare enormi plot twist che lasciano il segno indelebile sulla tua mente e sul tuo cuore. Non credo che qualcuno si aspettasse che Yupo fosse il principe di un regno lontano, e non credo neppure che qualcuno si aspettasse altre determinate situazioni. Credo infatti che i toni generali di Door to Phantomile cambino quando Klonoa e Yupo ritornano a casa, e mentre salutano il nonno di Klonoa dall'altra parte della collina, questa viene attaccata da Palladium, che toglie la vita al nonno. Parte quindi una violenta battaglia ed un nuovo senso nel protagonista, che lo porterà ad una scalata verso il regno stellato, dove scopriremo che Yupo ha modificato i ricordi di Klonoa per consentirgli di avvicinarsi a lui e avere modo di essere aiutato. Ci pensate? Le giornate felici, l'amore del nonno, l'infanzia tutta erano dei costrutti. Inoltre, qui i veri uomini piangono. Una volta sconfitto Gadius e l'eterno incubo oscuro chiamato Nahatomb che ne scaturisce dalla sua dipartita, il mondo di Phantomile è finalmente un posto sicuro e pieno di pace. E tutto torna alla normalità. La cantante Lefisa canta la canzone della rinascita, con la quale tutto torna dove deve stare. Klonoa però non fa parte di questo mondo magico, e quindi viene sbalzato via. Deve tornare a casa. Yupo, dapprima silente a riguardo, prova a tenerlo, segno di un'amicizia ormai forgiatasi e non costruita come ricordi. Ma la canzone di Lefisa è irreversibile e Klonoa torna a suo malgrado nel mondo d'appartenenza. Lacrime, un'amicizia divisa, un addio burrascoso. Ma Yupo alza gli occhi al cielo, malinconicamente sorridente, sapendo che l'amicizia è come i sogni, intangibili ma che perdurano nel tempo. Klonoa Door to Phantomile è un'esperienza indimenticabile. Mondi da sogno e da incubo si mescolano assieme per delineare un universo vivo, grazie soprattutto alle musiche di Eriko Imura, Junko Ozawa e Kanaki Kakino, che hanno reso splendidamente ogni scena. Quando penso al primo storico gioco, penso sempre alla bellezza del mondo e della vita stessa. Questo gioco prende in modo fantasy punti salienti della vita di una persona. Gioia, scoperta, avventura, paure, incertezze, nostalgia, malinconia, speranza. È senza ombra di dubbio il gioco più popolare della serie, ma non vuol dire che gli altri siano meno belli. Un anno dopo, Namco annunciò Klonoa Moonlight Museum, un mese prima della sua uscita, nell'aprile 1999, come storia secondaria dell'originale Klonoa Door to Phantomile per PlayStation. Il titolo è un prequel, ed è un'esclusiva del Bandai WonderSwan. Questo fa di Klonoa Moonlight Museum il primo gioco portatile della serie. Moonlight Museum vede protagonisti Klonoa e il suo amico Yupo, che si imbattono in una giovane ragazza in lacrime che dice loro che la luna è stata divisa in frammenti e rubata da un misterioso gruppo di artisti che risiede nel vicino Moonlight Museum. Decisi ad aiutarla, i due si precipitano all'ingresso del museo e una volta entrati vengono accolti da un pittore di nome Picot che li intrappola in un'opera d'arte. Klonoa e Yupo devono combattere attraverso 5 mondi all'interno del museo stesso, prima di trovare la fonte di tutti i loro problemi e riportare la luna in cielo. Logicamente mi viene da pensare, essendo un prequel di Door to Phantomile, che questi eventi siano parte delle memorie costruite da Yupo, ma so bene che andando più avanti nel video la timeline di Klonoa si incasinerà ancora di più, e quindi preferisco ignorare la domanda. Definendo lo standard per tutti i titoli portatili futuri di Klonoa, Moonlight Museum presenta diverse caratteristiche standard per un gioco d'azione a scorrimento laterale.
Il giocatore controlla Klonoa mentre corre, salta e combatte attraverso diversi mondi, risolvendo nel frattempo piccoli enigmi. Il gioco era in sviluppo in contemporanea con un altro titolo della serie, Klonoa 2 Lunatia's Veil per PlayStation 2, e la produzione di entrambi i giochi era guidata da Hideo Yoshizawa. Mentre il team di Klonoa 2 si è concentrato maggiormente sull'azione, la squadra di Moonlight Museum è stata incaricata di concentrarsi sull'aspetto puzzle, una tendenza che sarebbe continuata per i successivi giochi portatili della serie. Le limitazioni del WonderSwan non hanno tolto prestigio al gameplay di Klonoa, che con questa preponderante componente puzzle ha saputo distinguersi dal suo predecessore. Molti degli elementi all'interno di questo gioco vennero poi utilizzati per i titoli portatili futuri. Questo quindi può far rasserenare magari chi non ha mai avuto l'opportunità di giocare questo titolo, che ricordiamolo, non uscì mai fuori dal Giappone legalmente, purtroppo. Il 21 marzo 2001 arriva nei negozi Klonoa 2 Lunatia's Veil, il seguito vero e proprio del primo Klonoa. Dopo diversi studi compiuti sul personaggio, Klonoa è stato ridisegnato lievemente per dargli un aspetto meno animalesco. Gli occhi sono più umani e meno da animale, ha 2 ciuffi davanti ed il vestiario cambia, anche le scarpe. L'unica cosa che resta uguale è il cappello con l'iconico marchio di Pac-Man. La storia di Klonoa 2 inizia in un punto imprecisato nel tempo. Una sacerdotessa apprendista, Lolo, ed il suo amico, Popka, trovano una persona priva di sensi sulla scogliera. Si tratta di Klonoa, che è stato teletrasportato senza sensi nel mondo di Lunatea. Qui veniamo a sapere una cosa importantissima per la lore della serie. Klonoa è l'eroe dei sogni, ed in quanto tale viaggia di sogno in sogno chiamato da chi ha bisogno di lui. In questo caso è proprio Lolo che ha bisogno d'aiuto. Per diventare sacerdotessa, infatti, deve far suonare tutte le campane del regno, ma qualcosa di oscuro si muove dietro di loro. Dopo varie peripezie scopriamo che esiste una campana segreta, quella del regno del dolore, che ha come sovrano il re del dolore, il boss finale. Una volta sconfitto quello che è a tutti gli effetti il non nemico della situazione, è arrivato ancora una volta il momento degli addii. Ma questa volta c'è una precisa visione delle cose da parte di Klonoa. Forse conscio delle esperienze passate, Klonoa solleva il morale di Lolo, dicendole che un giorno, sicuramente, si rivedranno. Così Klonoa si volta e, contento di aver aiutato a salvare un altro mondo, cammina verso l'orizzonte e tutto diventa bianco. Sì, bianco. Proprio come la copertina di Klonoa 2, o di Klonoa Door to Phantomile, o del prossimo gioco che tratteremo a momenti. Perché il bianco è così importante? Ne parleremo più avanti. Il 19 giugno 2001 è il tempo di Klonoa Empire of Dreams, il primo gioco della serie per Game Boy Advance ed il secondo titolo portatile. Collocato tra Klonoa Door to Phantomile e Klonoa 2 Lunatia's Veil, Klonoa Empire of Dreams segue le avventure di Klonoa dopo che, una mattina, si risveglia nel regno di Gilius e viene trascinato dalle guardie reali dell'imperatore nella sua sala del trono, apparentemente senza motivo. L'imperatore Gilius stesso informa Klonoa che ha infranto la legge sacra del suo regno, facendo sogni, considerati un'attività inutile e una totale perdita di tempo. L'imperatore stesso soffre di insonnia e ha decretato che se lui non può sognare, allora nessuno può farlo. Perché se sono sveglio io non vedo perché gli altri devono dormire. Bravo, Sugar! Invece di punire Klonoa, gli propone una sfida: sconfiggere i 4 grandi mostri che stanno devastando la sua terra, e lui sarà libero. Insieme al suo amico Yupo, Klonoa non ha altra scelta che viaggiare nelle terre circostanti e combattere con i mostri che vi abitano, nella speranza di guadagnarsi la libertà e portare finalmente la pace nel regno. Scopriremo sul finale che ciò che ha trasformato gli abitanti in mostri e che ha procurato l'insonnia al re era il suo visir, Bagu, che una volta scoperto si trasformerà in un mostro alato, ovvero il re della disperazione. Sconfitto il mostro, Gilius si risveglierà dal suo lungo sogno, pronto a dare nuovamente speranza al suo regno rafiorente, grazie a Klonoa e Yupo, che, al suo risveglio, sembrano spariti, proprio come un sogno. Empire of Dreams è stato sviluppato congiuntamente da Namco come secondo titolo portatile del franchise, dopo Klonoa Moonlight Museum su WonderSwan, ed è stato prodotto ancora una volta da Hideo Yoshizawa, che aveva già lavorato a tutti i precedenti titoli della saga. A differenza dei giochi per console che erano stati progettati per concentrarsi maggiormente sull'azione, Yoshizawa voleva che Empire of Dreams si concentrasse ancora di più rispetto a Moonlight Museum sugli enigmi e che avesse lo stesso pubblico di riferimento ma che lo facesse divertire in modo diverso. I rappresentanti di Namco rivelarono i primi dettagli del gioco nel marzo 2001.
affermando che il titolo avrebbe mantenuto tutte le mosse classiche di Klonoa della serie per console, anche sulla console portatile Game Boy Advance di Nintendo. Il gioco in sé è puro concentrato di Klonoa e non aggiunge poi molto alla trama in sé. Gli enigmi sono belli tosti e alcuni per certi versi sono un remake di quelli visti in Moonlight Museum. Una cosa che mi colpì sempre di questo gioco fu la frase sul finire dei titoli di coda. This is for everyone striving for their dreams. Ovvero, questo è per tutti coloro che lottano per i propri sogni. È un messaggio molto bello e che racchiude in generale l'intero tema della serie videoludica. Il 25 aprile 2002 arrivò nei negozi Klonoa Beach Volleyball per la prima PlayStation. Sì, nel 2002 facevano ancora giochi della prima PlayStation. Si tratta di uno spin-off vero e proprio, visto che tutti i personaggi giocano a pallavolo. Sì, giocano a pallavolo. Le cose più importanti di questo gioco sono due, in generale. È il primo titolo a non essere doppiato in Phantomile, la lingua originale del mondo di Klonoa, ma in italiano. La cosa curiosa è vedere alcune scelte di cast interessanti. Abbiamo personaggi di Klonoa 1 come Joka e Nahatomb, qui totalmente ridisegnato per sembrare più umano tra virgolette, e come una parodia di un mafioso. Abbiamo anche personaggi di Klonoa 2 come Leorina e Lolo, ma abbiamo anche personaggi all'apparenza nuovi, come Gantz e Garlen. Questi personaggi sono totalmente nuovi e appartengono ad un titolo che verrà pubblicato, sempre nel 2002, pochi mesi più tardi. Klonoa 2 Dream Champ Tournament è arrivato nei negozi giapponesi il 6 agosto 2002, come esclusiva per Game Boy Advance. Interessante notare come questo titolo non abbia un'uscita europea, ma solo americana e giapponese. Questo è il terzo gioco portatile di Klonoa e si presenta in maniera molto simile agli altri giochi della serie. Il gioco è un sequel in tutto e per tutto di Empire of Dreams, quindi riprende tutte le sue meccaniche. La storia è ambientata subito dopo gli eventi del prequel. Klonoa sconfigge Bagu, il boss finale di Empire of Dreams, e trova una lettera di partecipazione a questo Dream Champ Tournament organizzato proprio da Garlen. Partecipando incontra Lolo, Popka, ma anche nuovi personaggi come Gantz, che diventerà il Vegeta della situazione, il rivale di Klonoa per intenderci. Se prima la timeline di Klonoa era molto confusionaria, ora è davvero il sinonimo di caos. Se Empire of Dreams è ambientato tra Klonoa 1 e Klonoa 2, dando spazio a molte domande, come può Dream Champ essere un sequel diretto del primo titolo GBA se Klonoa conosce già Lolo e Popka, che invece dovrebbe conoscere in Klonoa 2? Confusione totale. Una delle particolarità di questo gioco sono i livelli a tempo, di solito presenti prima di un boss. In genere devi completare il livello prima che l'avversario possa superarti e concluderlo prima di te. Bisogna quindi concatenare le fasi platform e puzzle cercando di collezionare ogni gemma presente nel livello ed evitare strade senza uscita. Sempre nel 2002, il 13 dicembre, esce per GBA un altro titolo di Klonoa, Klonoa Heroes Densetsu no Star Medal, uscito unicamente in Giappone. Prendendo una piega unica rispetto al normale gameplay dei giochi portatili di Klonoa, Klonoa Heroes consiste invece nel far muovere Klonoa, Gantz e Pango sullo schermo da una visuale dall'alto verso il basso, permettendo loro di sconfiggere i nemici e di guadagnare punti esperienza sotto forma di pietre del sogno e oro, che viene utilizzato come moneta lungo il percorso. Klonoa ancora una volta utilizza la sua arma, l'anello del vento, ma questa volta il proiettile del vento emesso può essere blu o rosso. Le pistole di Gantz e le bombe di Pango funzionano allo stesso modo. I personaggi possono acquisire armi diverse nel corso del gioco. Allo stesso modo, ogni nemico del gioco ha un'affinità di colore, blu o rosso, e Klonoa e gli altri personaggi possono infliggere più danni attaccando con lo stesso colore. Questo è l'unico gioco, oltre Klonoa Beach Volleyball, a cambiare genere. Se prima era platform e azione, Klonoa Heroes è in realtà un action RPG. Questo gioco è ambientato ufficialmente in una dimensione alternativa, in cui Klonoa vive con suo nonno a Brizgale, come in Klonoa 1. Gli eventi però prendono piede in modo differente. Klonoa punta a diventare un vero eroe. Il gioco inizia con Klonoa ed il suo amico Chipoll che colgono un fiore speciale. Si dice che il fiore sbocci solo in circostanze speciali,
e che chi lo possiede avrà fortuna. Klonoa poi decide di andare a trovare la sua amica, una sacerdotessa apprendista di nome Lolo, che lo informa che sono stati avvistati altri mostri sul picco della campana, situato poco più avanti del santuario in cui lei studia. Arrivato lì, l'eroe cade in un agguato ed è proprio in quel momento che viene salvato da un ragazzo in motocicletta che si fa chiamare Guns. Klonoa combatte poi contro Guns e riconquista il fiore dopo che la sua perseveranza gli fa guadagnare il rispetto del motociclista. Klonoa torna da Lolo e le rivela che voleva regalarle il fiore per avere fortuna nel suo allenamento. Lolo ne è commossa e parte per il suo viaggio da apprendista. Klonoa e Guns invece partono per intraprendere la carriera di cacciatori di taglie, solo per imbattersi in un grosso omone di nome Pango, esperto di bombe, che si unisce a loro perché vuole curare suo figlio Boris dalla malattia del sonno. Tutti, successivamente, vengono a conoscenza di un complotto ideato da un pazzo di nome Janga, che ha unito le forze con alcuni degli altri cattivi dei giochi precedenti, Joka e Garlen. Insieme, Klonoa, Guns e Pango devono sconfiggere il gatto Janga e porre fine ai suoi sinistri piani. Dal dicembre 2002 in poi avviene un silenzio lungo per oltre 6 anni, probabilmente per il troppo sovraffollamento di titoli della serie in così pochi anni. Basti pensare che nel solo 2002 uscirono ben 3 giochi di Klonoa, direi un tantino esagerato. La serie subì un burnout sia di idee che di vendite dei giochi, che finivano per farsi concorrenza a vicenda. Nel 2008, inaspettatamente, arrivò per Wii il remake di Klonoa Door to Phantomile, che univa in sé lo stile di Klonoa 2 con tutto il resto di Klonoa 1, che però non convinse appieno tutti. Lo sviluppo del gioco è iniziato dopo la fusione tra Namco e Bandai, quando il vicepresidente Shin Unozawa ha espresso il desiderio di far rivivere la serie di Klonoa. Gli sviluppatori di Namco Bandai hanno deciso che un remake del gioco originale, in occasione del suo 10° anniversario, sarebbe stato l'approccio migliore. La scelta di sviluppare per la Wii è stata dettata dal fatto che Namco Bandai riteneva che la console avesse un ampio appeal, in grado di soddisfare la premessa del gioco originale, di rivolgersi sia ai giocatori più giovani che ai giocatori più adulti. Il remake presenta un aggiornamento grafico, personaggi ridisegnati, un gameplay aggiornato e cutscenes rifatte con animazioni in cel shading. Il gioco dà la possibilità di scegliere la lingua di Phantomile oppure la lingua italiana. Il cast di doppiatori italiani è ben scelto, a differenza di quello americano che fa sembrare tutti dei cloni di Sonic. Klonoa in Italia è doppiato da Donatella Fanfani, voce di Yu nell'Incantevole Crimi e di Licia in Kiss Me Licia. Ed il suo lavoro non è affatto male, visto che la sua intonazione ben si sposa con la doppiatrice originale giapponese Kumiko Watanabe. Namco Bandai ha preso in considerazione un redesign speciale del personaggio di Klonoa per il Nord America e si è confrontata con il pubblico sulle qualità di un potenziale redesign. L'aspetto del restyling è stato stroncato dalla critica, che lo ha considerato deprimente e lo ha paragonato a Pookie, un personaggio parodia dei Simpson che è stato concepito come una modifica non necessaria per uno show televisivo, quello di Grattachecca e Fighetto, e che incarna l'idea del saltare lo squalo. A causa del forte sostegno al design originale nel sondaggio, Namco Bandai ha abbandonato la riprogettazione. Il sottotitolo di Klonoa Door to Phantomile è stato omesso anche nelle versioni nordamericane ed europee, rendendo infatti il remake per Wii intitolato unicamente Klonoa. Ai tempi, Hideo Yoshizawa affermò che se il remake avesse avuto successo, allora si sarebbero mobilitati per fare un remake del 2. Purtroppo le cose andarono diversamente, e dopo quel progetto del 2008, la serie si arenò ancora una volta. La serie di Klonoa non si è fermata ai soli videogiochi. Nel 1998 infatti ha avuto un manga basato proprio su Door to Phantomile. Si trattava per lo più di 4-Koma, ovvero 4 vignette in successione che solitamente raccontavano gag. Nel 2002 invece ha avuto un manga vero e proprio, edito da CoroCoro, lo stesso magazine che ha ospitato Super Mario Kun, Spyro e Sparks e anche i vari manga di Crash Bandicoot. Nel 2012 poi, tramite il sito shiftlook.com di Bandai Namco, abbiamo avuto
un nuovo fumetto canonico e ufficiale, ovvero Klonoa Dream Traveler of Noctis Soul. Questo fumetto raccontava una nuova avventura di Klonoa che andava a riunire tutti i personaggi della serie e anche tutti gli eventi di ogni videogioco, compreso anche Klonoa Heroes. Ha dato per canonico non solo quel gioco, ma anche Klonoa Beach Volleyball, il che è molto strano. Sul Crash Bandicoot Zone avevamo iniziato una traduzione e sono disposto anche a finirla ora che sta tornando Klonoa. Purtroppo nel 2014 Shift Look venne chiuso da Bandai Namco e quindi il progetto restò incompiuto. Un fan però, chiamato Esteban Girolami, conosciuto su web come J. Rolami, pubblica puntualmente nuove pagine di una continuazione non ufficiale, ma che ha come obiettivo quello di concludere l'intera trama. Il fumetto in questione si chiama Klonoa Dream Crusaders e, sarò onesto, è anche molto carino. Nel gennaio del 2017 Henshin Incorporated annunciò un film animato di Klonoa, che avrebbe indossato un nuovo vestito per l'occasione e sarebbe stato una sorta di adattamento / retelling di Door to Phantomile. Purtroppo dopo l'annuncio non si è saputo più nulla, fino a quando il 5 gennaio 2019 il progetto venne ufficialmente cancellato. Da allora fino all'annuncio di Klonoa Fantasy Reverie Series, il nome ed il brand di Klonoa restarono a lungo in pausa. Fortunatamente però adesso sta tornando. Arrivati a questo punto è il momento di collegarci con quanto detto prima. Perché alcune copertine di Klonoa hanno lo sfondo bianco? Perché il finale di Klonoa si dissolve in bianco? Klonoa è l'eroe dei sogni e viaggia di sogno in sogno per aiutare chi è in difficoltà. Il bianco appartiene al colore delle visioni, al flash prima di arrivare in un nuovo mondo. Indica anche la purezza, caratteristica che contraddistingue Klonoa e le persone che va ad aiutare. È in qualche modo una cosa molto onirica. Nonostante non abbia una copertina davvero incredibile, colorata, dettagliata, il semplice bianco della copertina di Klonoa 2, Lunate's Veil, racchiude tutto quello che dovrebbe rappresentare Klonoa. Quindi, alla fine, che cos'è Klonoa per me? Klonoa è una delle mie serie preferite. Nella sua semplicità è riuscito ad entrare nel cuore di molti, mostrando che non soltanto i platform devono avere delle sfide incredibili, ma possono anche avere delle trame abbastanza mature. Come ho detto prima, Door to Phantomile racchiude tutti gli elementi che sono da condimento per l'intera vita di un individuo. C'è scoperta, avventura, dolore, tragedia, speranza. Ed è questo che in sé per sé fa l'intera serie di Klonoa. Dà speranza. Non sarà strano infatti vedere in alcuni titoli di coda messaggi come quelli presenti in Empire of Dreams. Questo è per chiunque lotta per i suoi sogni. I giochi di Klonoa sono un messaggio di Yoshizawa verso noi giocatori. Un messaggio di speranza, un messaggio del non arrendersi mai. Lui stesso è la prova di come lottare per i propri sogni porti alla fine ad un qualcosa di concreto. Ogni gioco di Klonoa che lui ha fatto, ovvero tutti, appartengono alla sua incessante volontà di voler raccontare qualcosa. C'è riuscito? Sì, direi di sì. Ha lasciato molto nel cuore di chi ha giocato Klonoa. E se anche ci sono dei problemi chiari di timeline e continuità, a noi giocatori non importa. L'importante è avere Klonoa ed i suoi comprimari che combattono per i propri sogni. L'aggettivo per Klonoa è onirico, col suo essere minimale, col suo miscuglio di fiabe, mitologie e anche un po' di giapponese, che quello non guasta mai, riesce ad immaginare, a far portare il giocatore in mondi incredibili che difficilmente puoi vedere in un videogioco. Volete la verità? Io da piccolo ero fissatissimo con Klonoa, tanto che ci ho fatto anche un fumetto nel 2001-2002 circa, tutto nel 2002. Si chiamava Klonoa in un mondo parallelo, prima parte.
non so se si riesce a vedere bene. Ecco, questo dovrebbe essere Klonoa. E niente, tanto ero fissato con questo personaggio e con il suo folle mondo che mi ero divertito ad unire le trame di Door to Phantomile. Si vede infatti la navicella con le fisa sopra che va a cadere sul picco della montagna, però si va a vedere anche il mondo, che non è chiaramente Phantomile ma è Lunaria, visto che ci sono 4 campanili. Non ne avevo molto le idee chiare, evidentemente. Con il tempo io sono cresciuto, purtroppo, ed è cambiato anche il mio stile di disegno, meno male. Ed è strano vedere come con il tempo Klonoa in qualche modo è sempre rimasto tra le mie muse ispiratrici. L'ultimo disegno l'ho fatto per il suo anniversario, che è stato qualche mese fa. Credo che la canzone che state sentendo in sottofondo in questo momento, Sign of a Hero, cantata dalla doppiatrice ufficiale giapponese di Klonoa, rappresenti in tutto e per tutto la serie. Combattere per i propri sogni, raggiungere i propri obiettivi, e se anche non ce la fai, sai che hai dato il massimo e quel massimo non sarà mai sprecato. E questa è una cosa che molti di noi dovrebbero capire. Non c'è mai la fatica, un'azione sprecata, perché se tu cerchi di raggiungere con tutte le tue forze quello che vuoi e purtroppo può succedere, alla fine non riesci ad ottenerlo, non vuol dire che tu hai fallito. Hai dato prova a te stesso e a tutti gli altri di aver fatto il possibile, di esserti superato, e questa non è una sconfitta. L'ho imparato con Klonoa? L'ho imparato con Klonoa. Può sembrare strano, però sì, questo è anche uno dei messaggi che Klonoa mi ha lasciato. Non so come andrà in futuro la serie, con i remake che stanno uscendo da qui a poco. Non so se in futuro avremo un Klonoa 3 o altri spin-off. Di sicuro so per certo che il Burnout del 2002 ha portato la serie ad uno stacco netto dal mercato, e non credo che Bandai Namco o Namco Bandai, che dir si voglia, farà di nuovo lo stesso errore. In ogni caso non vedo l'ora di tornare a sognare con Fantasy Reverie Series, e spero che lo facciate anche voi, perché Klonoa merita questo e altro.